E se ti dicessi che la parte migliore di Crash to Insanity è quella che non hai mai potuto giocare? Guarda queste scene, sembrano semplici errori di programmazione, giusto? In realtà queste sono cicatrici di un gioco che è stato letteralmente tagliuzzato prima di uscire nei negozi. Tra scenari deserti, livelli incompleti, intere linee narrative cancellate e bug che sembrano squarci verso contenuti perduti, Crash to Insanity è diventato il simbolo del videogioco non finito. Ma la cosa più assurda è che forse è proprio questo il motivo per cui ancora oggi continuiamo ad amarlo. Salve a tutti crashari e benvenuti in questo nuovo video. Io come sempre sono Daniq94 del Crash Bandicoot Zone e oggi torniamo a parlare di Crash to Insanity, il quinto capitolo principale della serie, che non smette mai di farci sognare. Nel mondo dei videogiochi esiste una sensazione molto particolare, ovvero quella di trovarsi in un luogo che sembra sospeso tra ciò che è e ciò che sarebbe dovuto essere. È una cosa un po' difficile da spiegare. Corridoi vuoti, livelli che sembrano terminare troppo presto, zone gigantesche prive di contenuti, musiche malinconiche che accompagnano ambienti apparentemente incompleti. Internet oggi chiama tutto questo liminalità. Ed è incredibile come Crash to Insanity riesca a trasmettere questa sensazione letteralmente in ogni momento. Perché lo sappiamo, Crash to Insanity è un gioco incompleto, questo è certo. Ma non è soltanto questo. Crash to Insanity è anche e soprattutto un gioco che sembra essere perseguitato dalla sua versione che non è mai stata rilasciata. La storia la sappiamo tutti, dopo Crash Team Racing Naughty Dog non si occupò più della serie e Universal, ovvero la detentrice dei diritti di Crash e di Spyro, diede questi franchise a studi esterni. Quello fu un momento che ancora oggi ci portiamo appresso, composto da tanti sali e scendi nel franchise. Crash era a tutti gli effetti la mascotte principale di Universal Interactive Studios e in questa posizione Universal voleva comunque un qualcosa di grande e di grosso per Crash e soprattutto voleva che le uscite fossero annuali. Per questo appunto c'erano tanti studi che lavoravano su un determinato franchise. Quando negli anni 2000 Traveler's Tales si occupò del loro primo Crash Bandicoot, che poi divenne l'ira di Cortex, si è provato a reinventare Crash Bandicoot per la nuova generazione, facendo un gioco open world, nello spazio. Purtroppo varie vicissitudini non hanno avuto modo di far concretizzare questo loro obiettivo, portando quindi lo studio a dover fare in poco meno di 12 mesi un gioco che fosse un copia e incolla di Crash Bandicoot Warped, e da qui abbiamo avuto Crash Bandicoot l'ira di Cortex. Tutto però andò a cambiare 2 anni dopo. Traveler's Tales fece una divisione totalmente esclusiva per i videogiochi di Crash, ovvero Traveler's Tales Oxford Studios, e l'obiettivo era quello di qualche anno fa: creare una grande epopea, una grande avventura di Crash Bandicoot nello spazio. Niente più corridoi, ma mondi aperti. Questo progetto era Crash Bandicoot Evolution. Il gioco doveva essere una specie di risposta a titoli come Super Mario Sunshine e Jak and Daxter, e per un po' sembrò davvero possibile. Come dicevo, Crash Bandicoot Evolution doveva essere un progetto molto ambizioso. Aveva elementi RPG, hub giganteschi, più esplorazione, così come anche una narrazione molto più articolata ed edgy. Tutto materiale che ad oggi conosciamo soltanto tramite concept art e versioni alfa del gioco. Ma i problemi, come al solito in questa serie, arrivano quando meno te l'aspetti. Il gioco era troppo simile al nuovo capolavoro appena annunciato di Insomniac Games, Ratchet & Clank. Tutta la questione dei viaggi nello spazio, l'obiettivo dei principali nemici del gioco, ovvero Squabble e Squawk, i proto Victor e Moritz, che avevano lo stesso identico obiettivo di Drek, ovvero distruggere determinati mondi per poi crearne uno tutto quanto ammassato con altri pezzi di pianeti. L'uso di armi, un'ambientazione più cupa ed edgy, insomma sembrava che Evolution stesse copiando Ratchet & Clank. Traveler's Tales Oxford Studio quindi fece una cosa che ad oggi sarebbe impossibile:
seppur comunque molto praticata. Riazzerare l'intero gioco proprio nel bel mezzo dello sviluppo. E ancora una volta poco più di un anno per realizzare il tutto. Cambiarono totalmente toni, interi livelli vennero cancellati, boss rimossi, cutscene eliminate. Perfino la trama fu riscritta più e più volte durante questo breve sviluppo. E dai toni edgy che avevamo siamo arrivati ad un tono slapstick. E così più il progetto perdeva pezzi, più diventava strano. Ed è qui che nasce il vero fascino di Crash to Insanity. Perché mentre giochi hai costantemente la sensazione che esista qualcosa appena fuori dalla tua portata. Dietro la casa di Crash c'è una spiaggia totalmente incontaminata che ti viene voglia di visitare. La 10ª dimensione sembra enorme, ma è vuota. Ci sono dei corridoi che sembrano portare verso dei livelli ma che in realtà non portano a nulla. Elementi, zone, livelli che sembrano essere tagliati all'ultimo secondo, come Gonna Beat Coco. Ed inoltre bug che non sembrano neanche dei semplici glitch, ma finestre aperte su un'altra versione del gioco. Persino la struttura del mondo contribuisce a dare questa sensazione. To Insanity infatti abbandona la formula lineare classica e crea ambienti più aperti, collegati tra loro quasi come un unico viaggio continuo. E questo rende tutto ancora più strano, perché il giocatore percepisce continuamente il vuoto lasciato da questi contenuti rimossi e ti senti come se stessi esplorando le rovine di un gioco più grande. Eppure, nonostante tutti questi evidenti e grossi problemi, il gioco continua a brillare. Anzi, vi dirò di più, forse brilla proprio grazie a questi problemi qua. La relazione tra Crash e Neo Cortex è probabilmente una delle migliori mai viste nella saga. Cortex smette di essere semplicemente il cattivo di turno e diventa una specie di partner tossico, disperato e continuamente umiliato. Un Cortex che funge da base per tutte le future caratterizzazioni del personaggio. Ed inoltre l'alchimia tra i due, tra Crash e Cortex, funziona perfettamente. L'umorismo è assurdo, quasi surreale. La soundtrack degli Spiral Mouth è iconica ancora oggi. E il gameplay, pur essendo rotto in molti punti, riesce continuamente a sorprendere con idee folli e creative. Non ti annoi un attimo. C'è Nina, c'è il rollerbro, c'è la scivolata sui ghiacci, c'è di tutto. Ed è proprio perché c'è questo tutto che Crash to Insanity è un caos totale. Ma in questo essere un caos totale è un caos con personalità. Ed è proprio questo che lo ha trasformato inesorabilmente in un cult. Perché parliamoci chiaro, Crash to Insanity non è il gioco che Traveler's Tales voleva creare, è ciò che è sopravvissuto. È un'opera mutilata, incompleta, piena di cicatrici evidenti, ma proprio per questo incredibilmente umana. Perché mentre altri giochi cercano disperatamente la perfezione, To Insanity mostra apertamente le proprie crepe, e dentro quelle crepe il giocatore riesce ancora oggi a vedere qualcosa di rarissimo, il potenziale. Non soltanto ciò che il gioco è stato, ma tutto ciò che avrebbe dovuto essere. E forse è proprio questo il vero fascino del non finito. Bene Crashari, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questo bel giochino qui e del fascino del non finito. Sta iniziando a fare caldo, quindi questo gioco adesso è utile anche come ventaglio. Fatemi sapere voi che cosa ne pensate qui sotto nei commenti, instauriamo una bella discussione. Come sempre potete trovare me e tutti gli altri del Crash Bandicoot Zone nei link che state vedendo qui sotto, in sovraimpressione, in questo momento. Abbiamo il forum ufficiale, il sito contenitore di notizie, una enciclopedia quotidianamente aggiornata sulla serie di Crash Bandicoot che potete avere anche sul cellulare tramite app. Scrivete nei commenti e vi spiego anche come. Abbiamo le varie pagine social come Facebook, Instagram, X, Threads, TikTok. Abbiamo anche un canale Telegram. Decidete voi dove andare per entrare a far parte della community più vecchia e più longeva di Crash Bandicoot in Italia. Noi come sempre ci rivediamo ad un prossimo video Crashari, statemi bene e oggi e per sempre viva Crash Bandicoot! Mamma mia del caldo! Crash to Insanity, sono stato come un padre per te. Ti ho comprato, giocato, provato a distruggerti. Che ne dici? Grazie al mio editing e ai tuoi glitch saremo imbattibili!